La domanda che ci siamo posti: riusciremo a risparmiare a casa utilizzando una power station collegata a dei pannelli solari? Con questi giorni di caldo ci siamo fermati con i lavori, però dobbiamo andare a fare un lavoretto per andare a risparmiare un pochettino di soldi. Andremo ad installare la P280 di Aferi collegandola a due pannelli bifacciali da 500 watt e tutto questo lo installeremo sul tetto della nostra casa. In questo video andremo a vedere l'installazione dei pannelli solari, il collegamento alla power station e se effettivamente conviene fare un investimento del genere. L'idea principale che ci ha fatto pensare di fare questa operazione è stata quella di utilizzare il climatizzatore mentre il sole andrà a ricaricare la nostra power station. Allo stesso tempo equilibreremo i consumi con la scarica che avremo dall'utilizzo del condizionatore, quindi secondo noi riusciremo ad utilizzare il condizionatore a costo zero quasi per l'arco dell'intera giornata fino a quando il sole alimenterà i nostri pannelli. Sarà vero? Andiamo a scoprirlo. Adesso andiamo a prepararci tutta la struttura sulla quale poi andremo a montare i pannelli solari. Quando andiamo a saldare, siccome questo ferro è zincato, dobbiamo smerigliare e togliere la zincatura, perché ovviamente andando a saldare i fumi dello zinco sono tossici, quindi è il procedimento corretto da fare. Poi qualsiasi consiglio avete, ragazzi, perché non siamo esperti di saldatura, però abbiamo studiato e seguiamo tutti gli accorgimenti possibili. È tutto pronto, proseguiamo con la saldatura. Proseguiamo andando a creare dei piedini per sostenere meglio la struttura. Ragazzi, la struttura è pronta, è abbastanza stabile anche, come potete vedere. Non abbiamo potuto alzarla di più perché ovviamente abbiamo il limite dei ferri di prolungamento. Siccome non è una cosa definitiva, va bene questa inclinazione che abbiamo dato. Non ci rimane che montare i pannelli, ragazzi, che sono qui, che ci stanno aspettando, che sono anche molto pesanti e infatti per salirli ci è voluto un po' di muscolo. Meno male che ce l'abbiamo, ragazzi. Vi facciamo vedere subito come andremo a montarli e che tipo di staff utilizzeremo. Dopodiché passeremo al cablaggio. Per il cablaggio, ragazzi, abbiamo comprato un kit che comprende sia la pinza grimpatrice che gli attacchi femmina e maschio che andremo ad utilizzare per collegare il cavo, che in questo caso sarà rosso. Il nero lo andremo a segnalare con un po' di nastro isolante perché abbiamo questo tipo di cavo, lo andiamo a sfruttare per questo lavoro. Iniziamo il cablaggio. Ragazzi, abbiamo già collegato i cavi che porteranno l'alimentazione sotto. Ora non ci rimane che andare a fissare i pannelli sulla struttura e per farlo utilizzeremo delle staffe per pannelli solari che praticamente terranno il pannello fissato e ben ancorato alla struttura. Tutti gli accessori utilizzati li troverete sempre in descrizione. Ragazzi, l'installazione dei pannelli è completata, non ci rimane che andare alla nostra power station e testarla per una giornata intera per capire se riusciremo a raffrescare tutta la casa utilizzando questo sistema. E andiamo finalmente a scoprire quanto riusciremo a caricare tramite questi due pannelli. Finalmente è arrivato il momento, siamo qui con la nostra Aferi P280, la andiamo ad accendere. Come vedete abbiamo il 100% di ricarica. Uno degli aspetti che ci ha colpito di più è stata la ricarica da rete elettrica, che arriva fino a 1800 watt, permettendo così una ricarica veramente rapida, ma possiamo anche regolarla dall'applicazione, ma ci arriveremo in seguito. Per questa prova la collegheremo a due pannelli solari da 500 watt ciascuno, quindi arriveremo a circa 1000 watt, anche se lei supporta 1200 watt di fotovoltaico, quindi siamo quasi al limite. Oggi andremo a collegare il condizionatore e lo lasceremo funzionare per alcune ore senza intervenire. Durante il test potremo monitorare Aferi direttamente dall'app, monitorando livello di batteria e potenza assorbita dal condizionatore e energia prodotta dai pannelli solari. Tutto questo anche da remoto. Dopo circa 4-5 ore torneremo qui per vedere i risultati. Andremo a vedere quanta energia sarà rimasta e soprattutto sarebbe possibile davvero utilizzare un sistema del genere per affrontare una giornata estiva senza dipendere dalla rete elettrica? Scopriamolo, ragazzi, andiamo a collegare tutto. Qui abbiamo un gatto e due cavi che ci arrivano dai pannelli solari che abbiamo sul tetto. Qui abbiamo le due entrate, ognuna delle quali può ospitare fino a 600 watt. Ora non abbiamo nessuna energia in entrata perché ovviamente la power station è già carica al 100%, ma andiamo subito a connettere l'adattatore per collegare il nostro climatizzatore e lo facciamo da quest'altro lato dove possiamo trovare 3 uscite per la 220. Colleghiamo la spina che alimenterà il nostro condizionatore e andiamo ad accendere le prese a 220.
Ora abbiamo il condizionatore connesso. Ora andiamo tramite smartphone a monitorare sia i consumi della Power Station e tutte le altre sue funzioni e anche ad accendere il condizionatore. Internamente ragazzi abbiamo 30 gradi, mentre all'esterno abbiamo 34 gradi in questo momento. Per raffrescare utilizzeremo la funzione dehumidificazione, che abbasserà l'umidità e renderà l'ambiente molto più fresco, perché abbiamo notato che è la funzione che consuma di meno. Ma in seguito andremo a vedere anche le altre funzioni. Andiamo ad impostarla a 27. Impostiamo le alette basse, avviamo e il condizionatore sta per partire. Possiamo controllare dall'applicazione la Power Station anche da remoto, quindi controllare anche i consumi da remoto. Avendo il condizionatore in funzione con i pannelli collegati, possiamo vedere la differenza di assorbimento in entrata e in uscita. In questo momento sta consumando 800 watt e in entrata abbiamo 500 watt, come si può vedere qui dall'applicazione. Abbiamo un'autonomia residua di 4 ore con questi consumi e ancora ovviamente si deve stabilizzare il tutto e dovremmo anche avere in entrata da pannelli solari molta più energia. La giornata oggi è un pochettino afosa, quindi non abbiamo abbastanza sole, però vediamo in seguito come andrà. Quindi lasciamo ragazzi lavorare e assestare il tutto e ci rivediamo tra poco. Siamo ritornati dopo 10 minuti, come vedete il consumo si è stabilizzato, abbiamo in entrata 500 watt e in uscita 600 watt. Abbiamo fatto anche una prova staccando uno dei due pannelli, perché la cosa strana è che in entrata abbiamo 500 watt, quando due pannelli dovrebbero produrre 1000 watt nelle condizioni migliori. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a staccare un pannello e vediamo quanto produce il pannello singolo. Ok ragazzi, come vedete il pannello singolo sta mettendo in entrata oltre i 300 watt. Precedentemente avevamo un'entrata di 500. Questo cosa significa? Che secondo noi la Power Station sta andando a limitare la carica in entrata, perché la batteria è quasi al 100%. Quindi ovviamente il BMS della batteria gestisce gli assorbimenti in questo caso. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a testare la Power Station con il condizionatore al massimo, così da scaricare la batteria e vedere se successivamente abbiamo in entrata più energia. Collegando il pannello ragazzi era quasi arrivato a 600 watt, abbiamo notato che l'ha subito diminuita, quindi il BMS della Power Station sta limitando la carica in entrata. Quindi andiamo adesso a aumentare i consumi. Usiamo la funzione freddo del condizionatore, impostiamo la temperatura a 22 gradi, lo facciamo andare al massimo, mettiamo modalità rapida, che è quella più veloce, e le ventole le facciamo muovere su e giù e avviamo. Aumentando i consumi sono partite anche le ventole e possiamo notare che sono molto silenziose rispetto anche ad altre Power Station che abbiamo provato. Adesso ragazzi abbiamo un consumo di quasi 1000 watt con questa funzione, quindi attendiamo che la batteria si scarichi un po' e vediamo cosa succede. Ragazzi, allora adesso freghiamo questo sistema, perché abbiamo in entrata quasi 700 watt e in uscita 970, quindi quasi 1000. Cosa facciamo? Torniamo indietro, annulliamo la modalità freddo e rimettiamo la modalità dehumidificazione. Automatico, ventola aletta in posizione 4, temperatura 25 gradi e avviamo. Così dovremmo avere in entrata più watt di quelli in uscita, se i calcoli sono corretti. Perché come potete vedere, sotto la soglia del 90% la Power Station va a incrementare la ricarica dai pannelli solari. Perfetto ragazzi, abbiamo in entrata quasi 700 watt e in uscita 600 watt e sta ancora diminuendo. Quindi adesso stiamo andando a ricaricare la Power Station mentre allo stesso tempo stiamo utilizzando il condizionatore. In realtà l'autonomia ovviamente è aumentata, quindi adesso direi che è il momento di goderci il fresco, anche se il fresco se lo godranno i nostri animali perché noi stiamo andando a mare. Ci rivediamo più tardi per tirare le somme. Sembra che abbiamo scelto la giornata perfetta per fare questo test, perché ovviamente il cielo è coperto dalle nuvole e in questo momento abbiamo una capacità residua del 23%. Sono le 3:30, sono circa 6 ore che la Power Station sta alimentando il condizionatore e in questo momento stiamo consumando 660 watt e in entrata abbiamo soltanto 116 watt. Come potete vedere il sole non c'è per niente, quindi diciamo che in questo momento siamo veramente al limite. Comunque con una giornata abbastanza nuvolosa, perché è stata nuvolosa già da un paio d'ore, e siamo riusciti comunque a raffrescare casa per ben 5 ore senza essere dipendenti dalla rete di casa. Domani faremo un ulteriore test. Stamattina abbiamo il sole, ma come vedete è un pochettino afoso. Oggi siamo qui con il secondo giorno del test, abbiamo già collegato il condizionatore, quindi l'abbiamo già avviato. Come potete notare abbiamo il 92% in questo momento circa di ricarica residua. Abbiamo ovviamente un'entrata da 500 watt dai pannelli che sono limitati dal BMS della Power Station e un'uscita di 700 watt. Come possiamo vedere anche dall'applicazione abbiamo un'autonomia residua di 6 ore in queste condizioni. Non ci rimane che procedere con il test e vedere come andrà.
Stavamo per uscire ragazzi, siamo venuti a controllare, abbiamo in entrata 780 watt anche in crescita e in uscita abbiamo 650 watt. Ovviamente siamo sotto la soglia dei 90, quindi il BMS non limita più la carica. Siamo in fase di ricarica utilizzando il climatizzatore. Ragazzi, come potete vedere sono le 6-10 e abbiamo una capacità residua del 27%. In più abbiamo ancora in entrata quasi 100 watt dai pannelli solari. E quindi veramente niente male, anche perché la giornata è stata un po' nuvolosa. Stiamo riuscendo ad utilizzare il condizionatore quasi per tutta la giornata. Noi ovviamente la lasceremo accesa ancora fino a un circa 10% residuo e ci vediamo domani con le conclusioni finali. Benvenuti alle conclusioni finali. È arrivato il momento di fare i conti. Conviene acquistare una power station per ammortizzare i costi in estate utilizzando un condizionatore? Prima di fare i conti vogliamo specificare il modello del nostro condizionatore, che è un 18.000 BTU. I pannelli solari che abbiamo collegato hanno una capacità massima di 1000 watt. La power station di Aferi ha una capacità di 2048 Wh. In questo video abbiamo visto due prove. Abbiamo effettuato il primo test alle 10 di mattina con la power station carica al 100% e abbiamo azionato il condizionatore con funzione deumidificatore. Dopo 2 ore e mezza avevamo in entrata più watt di quelli in uscita e fin qui tutto bene, se non fosse per l'arrivo del temporale. Siamo comunque arrivati al limite per capire fino a che ora sarebbe resistita e siamo riusciti a raggiungere le 4:20 del pomeriggio, quindi per un totale di quasi 6 ore di autonomia. Quindi abbiamo ripetuto lo stesso test il giorno dopo e qui è andata decisamente meglio. Abbiamo iniziato sempre verso le 10 di mattina, alle 4:30 ci trovavamo col 60% di batteria con una produzione di 530 watt e un'autonomia residua calcolata dalla power station di ancora 2 ore e mezza. Quindi diciamo che fino alle 19 di sera sarebbe potuto arrivare, arrivando così a ben 9 ore di autonomia in una sola giornata. Quindi veramente niente male in questo caso. Ma quindi conviene fare un investimento del genere? Si risparmia veramente? Arrivata alla fine di questo video vogliamo fare un ragionamento sui costi e capire se un investimento di questo tipo ha senso o meno. La domanda è: conviene? La risposta è dipende. Se l'idea è acquistare una power station soltanto per alimentare un condizionatore, durante l'estate probabilmente il tempo per recuperare l'investimento sarà piuttosto lungo. Se invece lo utilizzate durante l'anno, il discorso cambia. Oltre al climatizzatore possiamo alimentare la lavatrice, la lavastoviglie, piccoli elettrodomestici come computer, utensili da lavoro oppure usarla come sistema di emergenza in caso di blackout. E infatti abbiamo anche la torcia proprio per questo. E nel nostro caso, una volta terminato il camper, continuerà ad essere utilizzata anche in viaggio. Quello che ci ha colpito di più durante il test è che nelle giornate favorevoli siamo riusciti a far funzionare il condizionatore sfruttando esclusivamente l'energia solare. Questo significa ridurre in modo importante l'energia prelevata nella rete elettrica proprio nelle ore in cui il condizionatore consuma di più. E per noi questo è stato il vero vantaggio. Quindi secondo noi non bisogna vedere l'Aferi P280 come una semplice batteria per condizionatore, ma come un sistema di accumulo portatile che, se sfruttato durante tutto l'anno, può diventare un investimento davvero interessante. Ragazzi, quindi per questo video è tutto. Fateci sapere la vostra nei commenti. Noi ci vediamo molto presto con il proseguimento dei lavori, si spera, e quindi a presto. Ciao ragazzi!